Eccole qua. Cominciamo dalla prima che si chiama... Tamara. Viene da... Russa. Veronica. E vieni da? Bologna. Anch'io. Tu? Tatiana. Tedesca. Germania. Per qualche anno, appena arrivava l'estate, la televisione italiana sembrava impazzire. Piscine, acquascivoli, bikini, giochi al limite dell'assurdo e una quantità di belle ragazze che oggi farebbero esplodere i social. E no, non era la seconda serata, spesso era la prima. Negli anni 80 e nei primi 90 la TV sembrava trasferirsi direttamente in vacanza. Insomma, le estati non erano soltanto calde, erano decisamente bollenti. Bentornati in soffitta, oggi riscopriamo un pezzo di televisione che racconta perfettamente un'epoca. Se c'eravate, preparatevi a un tuffo nei ricordi. Se invece siete più giovani, probabilmente vi chiederete: davvero passavano queste cose in TV? E la risposta è: e come? Con Bellezza e Bagno, ancora una volta all'Acquafana a Riccione per 13 settimane di divertimento. Grazie per averci seguiti e grazie a chi ci accompagnerà in questa avventura. Per capire come si arrivò a quelle estati così sfacciate, bisogna partire da un programma che estivo non era affatto: Drive-In. Dal 1983 Antonio Ricci rivoluzionò la televisione commerciale con un linguaggio veloce, colorato e irriverente. Le showgirl non erano più semplici ballerine, ma protagoniste dello spettacolo. Carmen Russo, Tini Canzino, Lori Del Santo ed Eva Grimaldi diventarono il simbolo di quella nuova TV. Fu proprio lì che nacque un modo diverso di raccontare leggerezza, bellezza e divertimento. Pochi anni dopo arrivò anche Colpo Grosso con Umberto Smaila. Era la seconda serata, ma contribuì a spostare ancora più in là il confine dell'intrattenimento televisivo. E dove andrai in vacanza, Amy? Australia. Spero. Australia, ma una roba un po' più comoda, no? O Messico, Australia, era un po' più vicina non c'è. Australia vai? Sì. Vabbè, e come mai in Australia? Ho la famiglia lì, in Australia. La famiglia in Australia? Sì. Non in Galles? Sì, in Galles anche, ma... Vabbè, prima il portellone, non ci capisci più niente questa ragazza io. Quello stesso spirito, durante l'estate, usciva dagli studi e si trasferiva all'aria aperta. Il programma che meglio rappresenta quell'epoca è senza dubbio Bellezze al bagno. Dal 1989 l'Atlantica Park di Cesenatico e poi l'Acquafan di Riccione diventarono enormi studi televisivi. L'idea era semplice: trasformare una giornata al parco acquatico in uno spettacolo per milioni di spettatori. Le prove erano completamente fuori di testa. C'era il Sirenone, con concorrenti che correvano tra gli ostacoli per indovinare una canzone. E poi il leggendario Bacio Mozzafiato, dove due concorrenti dovevano restare sott'acqua baciandosi il più a lungo possibile. Oggi probabilmente diventerebbe virale per motivi molto diversi. All'epoca era uno dei momenti più attesi della serata. Alla conduzione si alternarono Milly Carlucci, Marco Columbro, Claudio Lippi, Giorgio Mastrota, Patrizia Rossetti e Eter Parisi, mentre Sabina Stilo e Francesco Salvi aggiungevano quel pizzico di ironia che rendeva tutto ancora più divertente. Aspettando l'arrivo qui sul palco di Gigi e Andrea, la presentazione che tutti noi vorremmo fare, la bellezza e la bravura in persona di Sabina Stilo. Buonasera a tutti. Ciao, Curiosamente, anche la sigla della seconda edizione, cantata da Marco Columbro, è diventata negli anni un piccolo cult per gli appassionati del trash televisivo. Ma Bellezze al bagno non era un caso isolato. Anche il TG delle vacanze, versione estiva di Striscia la notizia, trasformava l'informazione in uno spettacolo leggero e balneare. Tra i suoi volti più amati c'era Angela Cavagna, una delle icone televisive di quegli anni. Perché mi saltella sempre dietro? Perché mi sento molto legato a lei. Cari amici, siete innamorati ma non corrisposti? Affidatevi alla mia corrispondenza. E poi c'era un mondo oggi quasi scomparso, quello delle emittenti locali. Ogni estate trasmettevano collegamenti dalle spiagge della Riviera Romagnola, serate in discoteca, sfilate di costumi ed elezioni di Miss Maglietta Bagnata, un fenomeno che riempiva stabilimenti balneari e piazze. Era un'Italia spensierata che faceva della vacanza uno spettacolo.
Persino programmi come Le altre notti su Italia 7 proponevano filmati americani con gare di magliette bagnate, lotta nel fango e altri show decisamente sopra le righe. Il messaggio era chiaro: d'estate la televisione voleva soprattutto stupire e divertire. Naturalmente oggi tutto questo sarebbe difficilmente riproponibile. Sono cambiate la sensibilità, la televisione e il modo di rappresentare il corpo femminile. Ma osservare quei programmi significa capire un'epoca, non giudicarla con gli occhi di oggi. Forse è proprio questo il motivo per cui quelle estati continuano ad affascinarci. Non erano soltanto bikini e giochi in piscina, erano sigle indimenticabili, il ventilatore acceso in salotto e quella meravigliosa sensazione che, almeno per qualche settimana, anche la televisione fosse andata in ferie insieme a noi. E voi, quale programma ricordate con più nostalgia? Vi divertivate con Bellezze al bagno o avete un ricordo ancora più curioso delle estati televisive di quegli anni? Scrivetelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi alla Soffitta e suggeritemi quale altro pezzo di televisione o di cinema vorreste riscoprire nella prossima puntata. What?